Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Cecità, romanzo che io volevo leggere da almeno un paio d'anni. È sempre rimasto nella mia lista dei libri da leggere sul sito della biblioteca, per essere precisi. C'è stato anche un periodo in cui mi sono autoconvinta che sarei stata in grado di ascoltare audiolibri vari e quindi provai a prendere anche questo, fallimento totale. E un sentimento sicuramente comune è che alle volte, per quanto ti piaccia l'idea di fare una cosa, hai bisogno di quella spinta esterna per farla, perché altrimenti da solo non la farai mai. E infatti io l'ho letto perché è il libro che hanno selezionato, anch'io l'ho votato, all'interno del gruppo di lettura di cui faccio parte. Ci parla di una città qualunque, di un luogo qualunque, descritto nello stesso modo in cui probabilmente potremmo descrivere il paesino dove abito io, la grande città dove abitate voi, l'altro paesino di campagna e via dicendo. Un uomo, mentre è al volante della sua macchina, mentre in particolare è al semaforo, diventa improvvisamente cieco. Però ha una particolarità, questa cecità di questo signore non solo avviene appunto in un contesto qualsiasi e in un giorno che può essere identico al precedente, non solo è un bagliore estremamente luminoso e bianco e che quindi già limita le opzioni delle possibili spiegazioni scientifiche, ma si tratta di una cecità che per coincidenza o perché concretamente sia così sembra trasmettersi tra le persone. Il nostro primo cieco va a trasmetterla ad altri e quando si arriva ad avere un discreto gruppetto di questi ciechi all'improvviso, lo Stato, di nuovo può essere uno Stato qualsiasi, di un qualsiasi paese, di un qualsiasi contesto storico, anche volendo, lo Stato prende una decisione che è tra le più disumane, rimanendo però in un minimo di umanità, cioè quello di trovare dei centri, quindi dei luoghi abbandonati come vecchi manicomi, in generale vecchi magari appartamenti, strutture che sono fondamentalmente di proprietà dello Stato ma che non vengono utilizzate, e farli diventare fondamentalmente dei campi di contenimento dove questi ciechi vengono abbandonati a loro stessi, limitati e sotto il controllo dei militari che però non li aiutano nemmeno a pulire. E stiamo parlando di persone che sono diventate cieche di recente, parliamo proprio per alcuni nell'arco di un paio di giorni, per altri poche ore dopo essere diventati ciechi si ritrovano in questa struttura senza nessuno che possa vedere. Gli viene promesso del cibo, però non sempre arriva e quando arriva raramente è la giusta quantità. Ovviamente le persone vengono mandate in questi centri in modo scaglionato nel momento in cui si presenta effettivamente la necessità. E nel primissimo di questi centri noi vediamo il primissimo gruppetto che si forma di circa 5, 6, 7 ciechi appunto. Ma c'è di più. Una di queste in realtà vede ed è proprio attraverso l'esperienza di questi ciechi e gli occhi di questa donna che noi vediamo una piccola porzione di mondo. E infatti è proprio lei che all'interno del libro dice una frase che mi ha particolarmente colpito e che mi sono segnata, quindi vi cito testualmente: il mondo è tutto qui dentro. E qui mi fermo per quanto riguarda la trama. Nel caso in cui aveste paura vi ho raccontato letteralmente ciò che è contenuto all'interno della sinossi, all'interno dell'abstract, quindi non sono andata oltre. Questo libro è apocalittico, post-apocalittico, horror ed è estremamente disturbante nel concetto, ma soprattutto nelle scene e nei dettagli delle scene. La scrittura di per sé è un po' particolare perché utilizza solo dialoghi indiretti ma scrivendoli come dialoghi diretti, quindi non mette le parentesi, non mette le virgolette, niente. Molto spesso utilizza la virgola invece di mettere il punto. Secondo me questo lo rende un po' difficoltoso all'inizio, però dopo un po' risulta secondo me comunque abbastanza fluido, ecco, cioè in generale poi riesci a seguire abbastanza bene, riesci a capire quello che sta succedendo. I capitoli sono veramente lunghi e secondo me è un po' un problema perché proprio dato dal fatto che utilizza una scrittura un po' particolare e quindi fondamentalmente non c'è mai, comunque molti pochi punti veri e propri, non solo punto fisico di scrittura, ma intendo proprio anche blocchi nella narrazione, cioè tutto consecutivo, tutto insieme. Dopo un po' ti viene il mal di testa e quindi sicuramente aggiungere delle pause tra i capitoli avrebbe aiutato, non è proprio il massimo. È molto interessante perché appunto, come dicevo all'inizio, è proprio un mondo
il mondo però preso in piccolo che rivede se stesso. È molto particolare, è molto riflessivo, è estremamente angosciante nel suo concetto letterale, nel suo concetto metaforico, quindi di cecità, inteso proprio come il non voler vedere qualcosa. Nonostante l'angoscia, nonostante la disperazione, che dopo un po' finisci col portartela appresso anche tu, riesci a trovare ogni tanto quel momento di calma, quel momento di risatina. Più di una volta mi sono fatta una risata e non me ne sono nemmeno resa conto concretamente, però alleggeriva un po' la tensione. È molto molto bello il finale, sono più che soddisfatta, cioè diciamo in generale si può sempre avere di meglio, si poteva sempre coi se e coi ma, però concretamente è un bel finale. Credo che sia uno di quei libri per i quali probabilmente raccontandolo ad altre persone mi direbbero: ma perché cavolo l'hai letto? Che è un po' la domanda secondo me di chi è poco osservatore della vita, e non lo intendo assolutamente con un'accezione dispregiativa, assolutamente no, cioè ognuno è la sua persona. Io mi sento molto spesso più osservatore che persona che vive, anche se il fatto che io sia osservatore indica che io stia influenzando l'ambiente in cui mi trovo, però non entriamo in discorsi di fisica, metafisica e cavoli amari. Ci sono delle persone che tendenzialmente dicono ma se hai questa esperienza negativa, no? Perché io dovrei leggere un libro con una storia brutta, con una storia che mi fa paura, con una storia che mi angoscia, con delle scene angoscianti? Ecco, io mi sento di dirvi che appunto fondamentalmente nasce dalla curiosità umana. Ciò che a me piace di questo tipo di libri è che si spingono al di fuori della nostra zona di comfort, di chiunque. Quindi da un certo punto di vista è proprio la curiosità umana del vedere qualcosa che è totalmente al di fuori della nostra concezione e che tendenzialmente cerchiamo di evitare e di allontanare. Allo stesso tempo appunto è la volontà di essere un osservatore, di voler analizzare, di voler ragionare e di voler mettere sotto questione tutto ciò che c'è intorno a te, perché io ritengo che sia fin troppo semplice mettersi in una stanza chiusa, in un ambiente sicuro al 100%, sotto una campana di vetro e leggere di cose belle. È importante per la propria salute mentale, è importante per il proprio intrattenimento, ma fondamentalmente non possiamo vivere fingendo che le cose negative non esistano, non ci tocchino, siano inventate, siano esagerate. Assolutamente no, le cose negative avvengono e basta. E l'unico modo per sopravvivere alla realizzazione razionale che queste cose avvengano è quella di ragionare su queste. Quindi leggendo un libro come questo o un film, tu ti metti comunque in una zona di comfort perché sei in un ambiente sicuro, in un ambiente controllato, tu puoi smettere di leggere quando vuoi. Dai la possibilità al mondo di tirarti un cartone in bocca, praticamente, di dire ok, vai, dammi questa verità terribile. Penso genuinamente che solo una persona, non c'è peggior cieco di chi non voglia vedere, solo una persona cieca con gli occhi della mente non si possa rendere conto di quanto questo testo sia, nella sua struttura, diciamo, legata ai personaggi, alla comunità che si crea, non sia estremamente umano e non sia estremamente razionale, logico che avvenga così, anche basandoci sul passato, e di conseguenza realistico. Ed è proprio questo che lo rende particolarmente angosciante. Arrivata a questo punto vorrei enfatizzare un concetto, che questo libro è estremamente angosciante e disturbante. Io mi sento di dirvi che è probabilmente uno dei peggiori libri da questo punto di vista, o migliori, dipende come lo vogliamo considerare. È uno dei libri che più mi ha angosciato, sono stata male anche fisicamente nel leggere alcune scene. Le scene di violenza, e sono incluse delle violenze sessuali, sono scene vivide, sono scene abbastanza grafiche, e se voi non siete pronti a mettervi davanti a scene di questo tipo, io non ve ne faccio una colpa, io non sapevo ci fossero, e proprio da queste scene di violenza sessuale io sono rimasta traumatizzata, mi sento di dire, nel senso che non ho dormito quella stessa notte e ho avuto, diciamo, dei movimenti corporei poco piacevoli. Nonostante la sua graficità e anche l'estensione
in quantità di pagine e alcuni dettagli veramente disgustosi, io non ritengo che questo libro, queste scene siano state fatte con malizia. Come dicevo nella recensione di The Stand di settimana scorsa, ci sono alcune volte autori maschili, autori uomini, scrittori, registi, sceneggiatori, che trovano il modo nella loro opera di colmare, riempire, dare soddisfazione a quella voglia malsana di ferire le donne, e quindi lo fanno in un contesto in cui nessuno li può accusare di niente. Io non penso che un uomo leggendo una scena del genere sinceramente possa avere nessun'altra reazione che non di disgusto, di disprezzo verso proprio l'intera scena. È proprio viscida, è schifosa, è terrificante. Il non voler raccontare i dettagli di una determinata scena per alcune persone significa portare rispetto alle vittime, per altre persone significa non portare rispetto alle vittime. Anche avere il coraggio di raccontare per filo e per segno tutto ciò che è avvenuto nel corso di una violenza di qualsiasi tipo è una forma di ricordo, è una forma di anche fiducia, in generale è proprio una forma di riprendere in mano il potere che ti è stato tolto. Concludendo, è una lettura che fa veramente tanto riflettere. Sarei stata contenta nel non averlo letto? Sì, perché sarei rimasta dentro la mia bolla. Però una volta concluso mi sento di dire che secondo me è un'esperienza, ed è un'esperienza che va vissuta. È dolorosa, è angosciante, fa paura, però è un po' come la vita. L'ho già detto più volte, io non ritengo che un libro ti possa cambiare la vita nel vero senso della parola, ma penso che un libro un'opera in generale ti possa dare la spinta nel seguire quello che già fondamentalmente avevi dentro. Quindi io credo che, concluso questo, sicuramente siamo persone diverse, e certo lo saremmo a prescindere, anche se invece di cecità avessi letto il Grinch, sarei comunque una persona diversa perché avrei un bagaglio aggiuntivo. Però capite cosa intendo? Parlo proprio di una consapevolezza. Detto questo, quindi io mi sento in generale di dirvi che è un buon libro. Non mi sento di consigliarvelo né di non consigliarvelo per tutti i punti di cui ho trattato fino ad adesso. Vi posso dire, da un punto di vista prettamente narrativo, che è una storia interessante, ma secondo me non è una storia così incredibile. Il motivo per cui lo si legge, secondo me, non è di per sé, soprattutto durante la lettura, non è di per sé la trama. Quindi fatemi sapere che ne pensate, se l'avete letto, se lo leggerete, se avete qualcosina che mi volete dire riguardanti i discorsi che abbiamo fatto, e niente, noi ci vediamo ad un prossimo video.